Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami le tendenze energetiche generali per l'Aquario per l'inverno. Wow! 2023. Abbiamo la carta della giustizia, ragazzi. Allora, tendenzialmente la giustizia fa riferimento a delle questioni che vanno regolarizzate o a quello che potrebbe essere un vostro senso, diciamo così, di rettitudine, verso il quale siete un po' chiamati ad andare, diciamo così. La giustizia parla anche di giustizia divina e quindi potrebbe arrivare appunto la giustizia divina a mettere in regola, a regolarizzare una situazione piuttosto che una relazione. Wow, carta numero 33. Questa carta fa riferimento a quelli che sono i passaggi, i lignaggi, mi verrebbe da dire anche un po'. C'è qualcosa probabilmente che vi portate dietro qua ed è una sorta di passaggio quello che andrete ad affrontare nel periodo dell'autunno. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, è facile che non risuoni tutto, voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi, poi sotto nella descrizione del video trova il mio indirizzo email e sempre nella descrizione del video c'è un link ad un altro video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Bene, andiamo a vedere per gli amici dell'Aquario che cosa arriva. Ok, in questa fase invernale del 2023. Allora, iniziamo con la regina di coppe, il 9 di bastoni, un 8 di pentacoli, la carta del giudizio, un asso di bastoni, un 3 di bastoni, la temperanza al contrario, un 10 di pentacoli non male, un 9 di spade e un 2 di coppe al contrario. Allora ragazzi, devo dire che in questa fase invernale sarete impegnati, diciamo, in quello che potrebbe essere il quotidiano, se vogliamo, quello che è il difendere il vostro territorio, piuttosto che le vostre idee, piuttosto che la vostra zona di comfort. C'è qualche cosa inerente alla vostra quotidianità, a quello che fate anche magari lavorativamente, che diciamo vi impegnerà, vi occuperà del tempo. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a una persona vicino a voi che magari avete bisogno di seguire un pochettino di più, ehm, piuttosto che se la regina di coppe non rappresentasse necessariamente una persona, potrebbe essere il vostro stato emotivo, mi verrebbe da dire, che forse è un po' più da equilibrare, ecco. Quando c'è un 9 di bastoni si parla sempre di uno stato comunque di anche stanchezza, e può essere che magari se siete mamme o anche papà, nel senso è la figura genitoriale in sé, che questo tipo di impegno di gestione appunto familiare vi stia, diciamo, prosciugando più tempo di quello che vorreste. Non dico che vi stiate mettendo, cioè che vi metterete in secondo piano, però ecco, perlomeno a livello gestionale, diciamo che questo lato vi impegnerà parecchio in quello che è l'inverno. Andiamo a vedere con queste carte di spiegare un pochettino meglio. 10 di coppe, sì, è qualcosa che riguarda la famiglia tendenzialmente.
o una gestione, vedete ho la figura materna e la figura paterna. Andiamo a vedere ancora una carta per l'otto di pentacoli. Di nuovo il 2 di coppe e un 9 di pentacoli. Ho come l'impressione che qui qualcuno abbia bisogno di fortificarsi all'interno di una relazione o fortificare la relazione in sé. È come se, diciamo, adesso dipende se siete uomini o donne, però il lato femminile lo sento molto centrato su quello che è la famiglia, su quello che è, diciamo che avete due coppe, quindi molto emotivo. Mentre da questo lato sento che per quello che riguarda, perché qui avete ben tre denari, appunto, siete in una fase dove avete anche la giustizia, quindi secondo me si andrà a regolarizzare. Per qualcuno potrebbe essere il lavoro che entra, vi dico. Per qualcun altro semplicemente si regolarizzeranno i possedimenti, le proprietà, quello che diciamo si imparerà a gestire meglio tutto quello che è la parte economica. Essendoci un 2 di coppe, mi potrebbe anche parlare di qualche tipo di accordo favorevole che potreste raggiungere o a livello lavorativo o magari proprio a livello familiare di gestione patrimoniale, come vi dicevo. Allora, andiamo alla linea sotto e abbiamo la carta del giudizio, la carta dell'asso di bastoni e un 3 di bastoni. Ragazzi, con la carta del giudizio può anche essere che qui si faccia vivo qualcuno che magari non vedevate da tempo, che non sentivate da tempo. Diciamo che il giudizio viene interpretato come se fosse la chiamata e molte volte è proprio la chiamata di tipo fisico. Abbiamo anche un asso di bastoni, quindi mi parla di incontri, di nuovi inizi, anche nuovi progetti. Ma per molte persone, soprattutto se siete single, potrebbe anche essere un nuovo incontro, proprio di tipo passionale. E qui con il 3 di bastoni si va verso l'espansione, si va verso nuovi orizzonti, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere con queste carte, vediamo di spiegarvi qualche cosa in più. La regina di coppe nuovamente. Vediamo un po' che altro. Un 3 di spade. Wow. E qui abbiamo un fante di denari, la regina di spade e un 10 di spade. Allora, diciamo che sì, potrebbe essere una donna magari, che si fa viva di nuovo dopo tempo, o semplicemente se questa regina di coppe che avevamo qui prima per voi fosse una persona, rappresentasse una persona vicino a voi, come vi dicevo, alla quale dovrete dare un po' più attenzione al- o che richiede proprio più attenzioni. Per qualcuno sì, potrebbe essere la propria madre, per qualcuno comunque è una persona che non si vede da tanto tempo. Non è detto che sia una donna, può anche essere un uomo che abbia un forte divino femminile, quindi che magari sia sensibile, che sia una persona accogliente, amorevole. E poi abbiamo questo asso di bastoni con questo 3 di spade, ragazzi. Qui è come se ci fosse qualche tipo di taglio e ve lo dico perché c'è anche poi la regina di spade. È come se ci fosse un nuovo inizio un po' azzardato, mi viene da dire. Perché comunque datemi un'altra carta per il 3 di spade. Il 3 di spade non è mai così positivo, eh? Il matto. Allora, vi dirò che l'asso di bastoni e il matto sono due carte molto positive, ma questo 3 di spade mi dice che c'è ancora qualche cosa, qualche ferita che probabilmente sta sanguinando, che è ancora aperta. Ok? E questo lo vediamo, diciamo, verso metà periodo. Prima parte del periodo, metà periodo, fine periodo. Quindi diciamo verso febbraio. E qui abbiamo poi il 10 di spade, che è la carta che ci dice che
si va verso la fine della sofferenza. È come se qui doveste mettere le cose in chiaro, e vi ricordo che avete la carta della giustizia, e anche questa, come la carta del giudizio, sono due carte che potrebbero parlare di giustizia divina e di karma, karma più propriamente, e giustizia divina questa, però comunque come se ci fosse qualche cosa qua che dovete tagliare, andrete verso l'espansione perché metterete le cose in chiaro con qualcuno, o taglierete dei ponti probabilmente. Vi dico, secondo me è una persona semplicemente da rimettere a suo posto. Ho questa impressione. È come se ci fosse qualcuno che vi fa tirare indietro per quello che riguarda un nuovo tipo di progetto piuttosto che un nuovo tipo di iniziativa che vi porterebbe all'indipendenza. Per qualcuno fa riferimento, se per caso state pensando di aprire una nuova attività, di mettervi in proprio, di cambiare lavoro, potenzialmente è una cosa positiva la vostra idea, ma sento che siete un po' frenati dall'ambiente che avete intorno. Andiamo avanti. Allora abbiamo la temperanza al contrario, un bel 10 di denari, devo dire, un 9 di spade al contrario e il 2 di coppe al contrario. Allora, qui devo dirvi che in realtà si va verso quello, vi dicevo, c'è questa nuova freschezza per quello che riguarda l'area del lavoro e della stabilità economica. Vedo che qui c'è questo 10 di pentacoli, 10 di pentacoli è una carta di compimento, di chiusura, di raggiungimento di obiettivi, di appagamento. Qui avete anche il 9 di pentacoli, quindi se per caso avete avuto dei problemi magari a livello economico o non riuscivate tanto a far fronte a delle spese, vi dico che con, diciamo, la metà del periodo più o meno, potrebbe, ripeto, per qualcuno essere marzo, per qualcun altro febbraio, poi il tempo è sempre un po' fluido in questi casi, sento che non dovrete più scendere a compromessi, potrete iniziare, diciamo così, a guardare avanti, a guardare al futuro, come vi posso dire, a pensare a nuovi accordi, a nuove collaborazioni che vi possano portare la prosperità, l'appagamento e soprattutto l'indipendenza, sia da un punto di vista mentale, sia da un punto di vista materiale, quindi lavorativo, piuttosto che abitativo, anche se non lo sento per molti. Però ragazzi, andiamo a vedere anche queste tre carte. Cavaliere di coppe. Sì, cavaliere di... Scusate, questo è cavaliere di denari, questo è cavaliere di coppe. Asso di spade e l'appeso. Al contrario, quindi si sblocca qualcosa, ma sì, ve l'ho detto. Qui da un punto di vista lavorativo, pratico, sento che le cose, anche proprio monetario, concreto, finanziario, le cose andranno molto meglio rispetto a quello che siete, a quello che sono andate adesso. Qui avevate un cavaliere di pentacoli, probabilmente per qualcuno si sta lentamente uscendo da questa fase, ma nella prima parte del 2023, quindi diciamo fine inverno, le cose andranno molto meglio, non sarete più obbligati a scendere a compromessi, potrete scegliere o creare un lavoro che vi porterà all'indipendenza. A livello emotivo, vi ripeto, secondo me imparerete a staccare quelle che sono le aspettative degli altri, quello che arriva dal bagaglio karmico, mi viene da dire. Perché anche qua ce l'avevo questa carta e qui abbiamo una sorta di lignaggio femminile che in qualche modo pesa nelle vostre scelte di oggi. C'è qualche tipo di aspettativa o di... come vi posso dire? Per qualcuno sono credenze limitanti, per qualcuno sono semplicemente modi di pensare che si sono acquisiti a causa del lignaggio e delle esperienze degli avi femminili, delle ave, no, non so come si dica. Comunque, di tutto quello che è la vostra discendenza femminile. Guardate, avete la giustizia, quindi qui qualche cosa arriva. C'è l'asso di spade, c'è la regina di spade. Taglierete, sento, con qualche tipo di atteggiamento, con qualche tipo di sofferenza e andrete verso nuovi modi di percepire voi stessi, verso l'indipendenza, la capacità di gestire
lavori nuovi, come vi dicevo, finanze, proprietà. Bene, andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli per vedere che consiglio vi danno. Se volete sapere, insomma, ascoltare l'oroscopo del 2023, io ho già pubblicato 4 oroscopi, li trovate nella playlist del canale. E per voi che vi siete fermati fino a qui, voglio darvi l'opportunità di avere in promozione la lettura per i primi 6 mesi del 2023, esattamente come ho fatto nella lettura delle energie generali che trovate appunto nella playlist. Quindi sarà uno sguardo ai primi 6 mesi in modo molto molto dettagliato, andando a vedere ogni ambito della vostra vita, a partire dagli amici, finanze, lavoro, possedimenti, crescita spirituale, nodi karmici, tutto. Bene, andiamo a vedere. Quindi potete contattarmi sempre sulla email che trovate qui sotto se volete saperne di più. Wow. Sì, allora, questa carta vi dice di... allora, vedo di nuovo anche questa, perché fondamentalmente vi dice di guardare a questo momento con compassione, con amore e con gentilezza. E qui, se è vero che c'è qualcuno, cioè se per qualcuno risuona, insomma, come un bagaglio karmico un po' pesante, un bagaglio familiare da dover gestire un po' pesante, il consiglio che vi dà la carta è proprio quello di vedere l'altra persona, la persona che dovete accudire, appunto, con la quale c'è questa situazione, di vederla nella sua fragilità, di vederla con amore, con spirito materno, cioè di pensare che anche l'altra persona è una persona che comunque soffre o che ha sofferto e che certi tipi di atteggiamenti e di protezioni le ha, come vi posso dire, le ha messe per riuscire a sopravvivere in quel particolare momento di vita. Quindi magari una persona si comporta in un determinato modo con voi, non perché ce l'abbia con voi, ma perché è proprio quella persona che a causa di questioni che sono successe si è irrigidita e si comporta in quel modo, insomma. Va bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Con una carta, per piacere, grazie. Eccola. Wow! Ecco, infatti, è un po' sempre, si basa sul sentire quello che è l'amore che avete nel cuore. Vi dice di avere fiducia nella purezza del vostro cuore. Quando guardate dentro, all'interno, trovate le risposte di cui avete bisogno in questo momento. Amici dell'Aquario, io spero che la lettura vi sia stata utile per orientarvi in questa prima parte del 2023, quindi nel periodo diciamo gennaio, febbraio e marzo. Scrivetemi nei commenti come vi risuona la lettura. Se volete farmi sapere che supportate il mio lavoro, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, potete lasciare un commento. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro un inizio anno splendido, vi faccio un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!